parità di tipo di curva, la velocità e la pendenza del terreno sono le due variabili che determinano poi la richiesta di un comportamento tecnico adeguato, più semplice o più evoluto. In particolare la velocità, oltre una certa soglia, segna il confine tra due mondi: il mondo della sciata più turistica, più rotonda, dove la curva è molto lavorata nella seconda parte, e la sciata più sportiva, più tendente all'agonismo, dove la curva va concretizzata molto presto in ingresso, prendendo spunto dal terreno per un'uscita, una risoluzione veloce, un'uscita appunto alla massima velocità. Se entriamo in curva con una velocità bassa o moderata, la nostra curva potrà essere più rotonda e non ci sarà necessità di sponda nella prima parte, ma ci sarà da metà in giù per poter rientrare. Se invece arriviamo in curva con una forte velocità, abbiamo bisogno di sponda subito, se no si andrebbe fuori traiettoria, quindi questa sponda deve permetterci di risolvere in fretta la curva, e quindi questa è, diciamo, la situazione da curva agonistica, curva sportiva, mentre la curva più turistica a velocità più moderate ha bisogno di sponda in questa parte, possiamo goderci la rotondità della curva. In una curva agonistica invece subito azione sponda e via veloci verso l'uscita. Qui ci troviamo a una velocità media, diciamo una situazione intermedia tra le due situazioni limite che vedevamo prima alla lavagna. Qui l'azione è distribuita su tutta la curva e soprattutto la fase del secondo terzo di curva è quella più attiva. Qua siamo in una situazione di azione blanda, velocità limitata, l'azione è concentrata nella parte finale della curva. Ora pian piano la velocità aumenta e l'azione diventa più presente, più intensa già dalla prima parte della curva. Comunque una situazione ancora abbastanza tranquilla, non forzata. Quando ci troviamo in gigante invece qua bisogna andare veloci il più possibile e diventa veramente molto importante sfruttare la parte d'ingresso curva, ed è importantissimo far sì che lo sci nuovo esterno alla curva, cioè lo sci sinistro in questo caso, sia aderente al terreno, inclinato e che venga deformato nella primissima parte della curva, in modo che nella parte centrale termini e risolva la nuova direzione per poi uscire veloci nella parte dopo il palo. Quindi piede destro ora che inclina, gamba destra comunque forte, piede che sente il terreno, inclina, deforma lo sci. Questa è la fase di progressione di carico verso la punta massima del carico, ma già con un'azione, una volontà di uscita. Qua torniamo in campo libero con una neve piuttosto compatta. Anche qui l'azione deve essere determinata, ben distribuita su tutta la curva e cercando di porsi comunque l'obiettivo di rendere lo sci in presa e dargli deformazione già dalla prima parte di curva.